Ciao a tutti, ecco le mie impressioni sul kit del Comlock e della Stangan di Spazio 1999 fatto da MPC Round 2. La scatola è molto bella con una grafica accattivante che mostra le due prop in maniera fedele, direi. Il kit è abbastanza economico ed è anche molto semplice. Partiamo dal Comlock. Come riferimenti utilizzerò il Moonbase Alpha Operational Technical Manual uscito da poco e anche le prop che avevo realizzato più di un anno fa utilizzando la stampa 3D e l'elettronica costruita da me. Come dicevamo, tra i pro che si possono annoverare a questo modello sono che il kit è molto semplice, fatto di pochi pezzi, e i pezzi sono tutti colorabili separatamente, quindi rendendo molto più semplice la fase di pittura. Per le spie sono forniti le parti trasparenti, quindi facilitando la possibilità di illuminarli, di retroilluminarli. Si è scelta la strada di perdere un po', diciamo, di fedeltà al modello per avere una maggiore facilità di installazione della parte elettronica ed in effetti il kit è facilmente smontabile e essendo un monoblocco è facile anche applicare circuiti elettronici, luci e quant'altro. Io invece tendo a fare le cose molto più complicate, pur cercando di mantenere la fedeltà con la prop originale, e in questo modo però complicando molto le cose per la costruzione e l'assemblaggio del modello. Come vedete qui non si vedono aperture di sorta, neanche viti o altri sistemi di fissaggio. Per le misure del mio modello io mi ero affidato alla versione funzionante della prop di scena di Spazio 1999, quella per intenderci da cui uscivano i cavi e che aveva effettivamente il mini monitor inserito sulla parte frontale. Questa prop è leggermente più grande di quella indossata normalmente dagli Alfani, perché appunto doveva ospitare la parte elettronica. Se si confronta con il modello di MPC si vede che in realtà le misure sono praticamente identiche, infatti la larghezza, questa, è identica direi, la larghezza è identica, l'unica differenza la notiamo nella lunghezza in cui il mio modello è leggermente più lungo di quello di MPC. Quindi direi che comunque abbiamo diciamo, trovato i dati dalle stesse fonti. Per quanto riguarda i contro invece, i tasti del tastierino non sono stati separati, ma vengono forniti in un unico blocco. Sarebbe stato preferibile avere i tasti, diciamo, in qualche modo già eventualmente più facilmente separabili. Inoltre la parte posteriore dei tasti è vuota e questo può provocare qualche problema perché tutti i tastierini, diciamo tutti i bottoni che si utilizzano nell'elettronica in generale devono andare a colpire una parte piana e non così incavata. Un'altra cosa che avrei preferito sono i tasti dei numeri con un'incisione da riempire con un colore bianco anziché col decal, perché se uno lo utilizza ovviamente è molto più facile che il decal venga via o si sciupi. Un'altra cosa che non mi è piaciuta sono i bordi, che trovo abbastanza affilati, sono fastidiosi al tatto e anche a tenerle in mano. Nella prop di scena in realtà i bordi erano abbastanza arrotondati, come ho fatto io, e ovviamente per dare meno fastidio durante l'impugnatura. Un'altra cosa che non mi è piaciuta è la mancanza di fori nella griglia dell'audio, come invece per esempio ho fatto io nel mio modello. In questo modo l'altoparlante non ha la possibilità di far uscire il suono e si otterrà un volume minore e un suono più cupo. Oppure andrà forato manualmente. Un'altra cosa è che anche se la plastica del modello è abbastanza spessa, ci sono delle torsioni
delle non rigidità del modello e ovviamente degli scricchiolii. I consigli che vi posso dare sono di utilizzare la working prop come riferimento sia per la pittura che per il dettaglio, e vi metto qui le immagini, di colorare separatamente i pezzi, anche direttamente sulle sprue se volete, perché diventa ancora più facile, e poi utilizzare la supercolla per incollarli. Vi consiglio quindi di passare una leggera carta vetrata sugli spigoli per arrotondarli. Come colorare il Comlock? Allora, per la parte del parasole e per i bordi interni vi consiglio di non usare il nero, ma un colore antracite. Un antracite magari con tendenze al marrone, come si vede anche qui nel manual. Come colore io ho utilizzato un grigio agata, questo tipo di colore qua. Per quanto riguarda le parti che dovrebbero essere in metallo, questa finitura cromata è abbastanza poco realistica e fa sembrare la prop un po' un giocattolo. In origine ovviamente erano in alluminio, alcune in alluminio spazzolato, alcune in alluminio lucido, e quindi la cosa migliore è se cercate di ridurne un po' la luminosità con per esempio una vernice opaca, ma fate delle prove, o meglio ancora se le sostituite con le parti in alluminio che fa Mike Rader. La griglia in particolare è veramente poco realistica e oltretutto non funzionante perché è piena. Per quanto riguarda l'elettronica, direi che lo spazio per inserirla c'è ovviamente, altrettanto quanto c'è anche nella mia versione, e direi che anche la tastiera è abbastanza uguale, nel senso che sia la spaziatura dei tasti che la dimensione dei tasti sono praticamente identiche. Quindi in teoria sarebbe possibile portare la mia elettronica, questa qua, che forse avrete già visto. Come vedete anche la dimensione dello schermo corrisponde e ovviamente lo spazio interno direi che è sufficiente. Chiaramente per poter portare questo tipo di elettronica qui bisognerà vedere se riesco a farne una versione semplificata, perché al momento è abbastanza complessa, è difficile farne un kit. Come avrete visto in altri video, il funzionamento della mia elettronica è abbastanza complesso e cerca di riprodurre il funzionamento di un possibile Comlock dell'epoca. Quindi ci sono i menu con la possibilità di avere varie scelte, varie pagine, e poi all'interno di queste pagine qui è possibile effettuare per esempio le chiamate con l'accensione di spia, il video relativo e così via. La cosa interessante è che un menu molto simile è stato poi riprodotto nelle pagine del Moonbase manual, considerando che non c'è nessun video di Spazio 1999 in cui vengono mostrati i menu del Comlock, direi che è un buon risultato. Prima di portare però eventualmente l'elettronica, vorrei capire se qualcuno è effettivamente interessato a avere questo tipo di oggetto che non è comunque economico. Per quanto riguarda la stun gun, devo dire che anche questo è un kit molto semplice, abbastanza ben fatto. Mi è piaciuto soprattutto che abbiano messo i bottoni trasparenti, eventualmente illuminabili per il manico. Mi piace anche la possibilità di scegliere quale slider mettere, quindi nessun slider, oppure la prima versione o l'ultima versione. Una cosa strana dello slider è che mentre le parti laterali sono cromate, il bottone di scorrimento, che è questo qua, in realtà non è stato fatto cromato, quindi in ogni caso ci sarebbe da decidere come risolvere il problema.
Tra le cose che mi sono piaciute meno sono che la plastica è più leggera rispetto a quella del Comlock e quindi dà meno la sensazione di rigidità strutturale, e che il trigger del pulsante diciamo, non è stato fatto niente per renderlo in qualche modo azionabile. Poteva essere messo, non so, un ponticello per renderlo mobile. I miei consigli sono di colorare lo slider tutto dello stesso colore, ovviamente, e probabilmente la cosa migliore sarebbe di farlo in un argento, come si vede anche qua, che è un alluminio, in un argento leggermente diverso dall'argento dell'impugnatura. Meglio ancora ovviamente se utilizzate le parti in alluminio. A suo tempo anch'io avevo iniziato a realizzare una stun gun e devo dire che anche qui stranamente le misure si assomigliano. Anche qui si assomigliano. In conclusione si tratta di un buon kit che per il prezzo che ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, quindi sì, lo consiglio.